Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Mi trovo qui davanti alla pianta acquistata ieri di falso gelsomino. Ne abbiamo parlato in un video precedente in cui spiegavo la mia idea di farlo arrampicare in una staccionata di bambù che ho realizzato qua nel giardino, ma prima di procedere con il lavoro di impianto e di slegatura di tutti questi rami legati insieme da questi piccoli nastri, parliamo un attimo della coltivazione e di questa pianta in generale per spiegare un attimino che tipo di pianta è e come la possiamo usare nel nostro giardino. Il Rhynchospermum jasminioides è una pianta rampicante che può arrivare il falso gelsomino è una pianta rampicante che può arrivare fino a 10 metri di lunghezza, quindi è una pianta che va disposta su archi, pergolati, gazebo, magari in un patio, oppure facendolo scorrere in orizzontale su delle recinzioni per creare anche delle siepi. È una pianta che può essere utilizzata anche per creare delle siepi. Quando vogliamo realizzare una siepe di falso gelsomino, la distanza tra una pianta e l'altra deve essere di non meno di 1 metro, perché comunque essendo piante molto esuberanti, con una crescita veloce, tendono a ricoprire abbastanza in fretta il supporto e se le mettiamo troppo vicine, cercando magari di creare una siepe molto fitta, avremo poi tutto un aggrovigliarsi di rami tra una pianta e l'altra che poi può dare dei problemi anche durante la fioritura o comunque per poter poi slegare e dargli una direzione a questi rami. Quindi cerchiamo di usare questo metodo, mettendo una pianta a non meno di 1 metro tra una e l'altra. Volendo possiamo anche allungare ancora un pochettino, proprio per evitare poi di trovarci di fronte ad un qualcosa di particolarmente massiccio che poi è difficile da gestire. Le siepi di falso gelsomino sono anche molto belle perché poi in primavera, da aprile fino agli inizi di luglio, questa pianta si ricopre di questi fiori bianchi, molto ma molto profumati. C'è una caratteristica nel falso gelsomino che il profumo dei suoi fiori è abbastanza forte durante il giorno, però è veramente fortissimo nelle ore serali e notturne. Quindi di notte questa pianta con la sua fioritura bianca si fa veramente sentire. Di giorno comunque possiamo sentire il suo profumo, soprattutto nelle giornate in cui magari c'è un leggero venticello che disperde un po' il profumo di questa pianta nel nostro giardino. Una caratteristica del falso gelsomino è anche quella di essere una pianta sempreverde, quindi in giardino quando piantiamo questa pianta avremo sempre una pianta con le foglie, perché essendo un sempreverde non le perde e d'inverno le foglie del falso gelsomino, che sono di forma ovale, verde scuro e lucide, tendono poi a diventare rossastre col cambiamento della temperatura che diventa molto rigida in inverno. Questa, il falso gelsomino, è una pianta molto rustica, sopporta delle notevoli temperature calde in estate e riesce a sopportare anche un gelo abbastanza intenso durante l'inverno. C'è da ricordare comunque che è una pianta coltivata in giardino con il suo apparato radicale ben distribuito nella terra, quindi una pianta che si trova in una situazione idonea riesce a tollerare temperature di questo tipo, caldissime o freddissime. Una pianta coltivata in vaso invece deve avere un po' di protezione durante l'inverno, possiamo tranquillamente tenerla fuori, ma ricordiamoci magari di proteggere un pochettino il vaso con un tessuto non tessuto, perché le piante coltivate in vaso si trovano in una situazione completamente artificiale rispetto a quella in cui si trovano in natura e quindi anche se sono piante molto rustiche hanno comunque sempre bisogno di un po' di protezione. La pianta di falso gelsomino è una pianta che tende, se non seguita durante il suo sviluppo, ad aggrovigliare tutti i suoi rami e quindi poi può diventare difficile dover dividere un po' questi rami per cercare di farli distribuire sulla superficie che vogliamo ricoprire. Quindi cerchiamo sempre di seguire il falso gelsomino dopo la fioritura, magari con una leggera potatura, cercando di togliere tutto quello che è uscito dal percorso che vogliamo far seguire alla pianta, una potatura non troppo massiccia, delicata, e in questo modo noi potremo vedere che la pianta distribuisce questi rami secondo un percorso che gli abbiamo dato noi. Se invece la dimentichiamo in giardino per 1 o 2 anni, i suoi rami tendono ad aggrovigliarsi uno con l'altro e poi la pianta assume un aspetto veramente troppo compatto e questo può far sì che la pianta all'interno sviluppi poi delle malattie fungine, ad esempio, o
o la presenza appunto di parassiti che ne deteriorano un po' l'aspetto facendo ammalare la pianta. Quindi teniamo la pianta, nonostante il suo sviluppo molto notevole, sempre abbastanza arieggiata nella distribuzione dei suoi rami sul supporto in cui vogliamo farla arrampicare. Durante la potatura del falso gelsomino vedremo uscire parecchio lattice bianco. Ecco, questo lattice bianco non deve entrare in contatto con le mani perché è un liquido irritante. Possiamo poi portarci le mani magari negli occhi e quindi crearci qualche problema. Cerchiamo sempre di usare un guanto quando maneggiamo, tagliamo soprattutto il falso gelsomino, proprio per non entrare in contatto con questo lattice irritante, un lattice che non fa sicuramente bene alla nostra pelle. Per la coltivazione del falso gelsomino sia in vaso che in terra, si parte sicuramente subito dalla luce, parlando della luce, perché è una pianta che vuole i raggi solari diretti, li sopporta benissimo ed è una pianta che può essere coltivata anche in una leggera mezz'ombra, ma deve essere veramente leggera, altrimenti ci perdiamo un po' della sua fioritura. Quindi sia in vaso che in giardino cerchiamo di dargli un'esposizione assolata, un'esposizione in cui possa godere in pieno dei raggi solari per poter svilupparsi bene e per poter arrivare poi a fare una bella fioritura, una fioritura come ho già detto anche all'inizio del video che può andare da aprile fino a luglio, quindi abbiamo un periodo abbastanza lungo di fiori su questa pianta. Il terreno per il falso gelsomino è una pianta, diciamo che è una pianta che si accontenta abbastanza, molto rustica, e quindi si accontenta di un terreno di medio impasto che potrebbe essere l'ideale per la coltivazione di questa pianta, altrimenti anche un terreno argilloso come quello del mio giardino può andare bene, però nella buca, nello scavo che facciamo per metterlo in giardino, sicuramente dovremo apportare un qualcosa che migliori la composizione del terreno argilloso. Io questa mattina mi sono già preparato una carriola con del compost. Aggiungerò della perlite per creare una grande buca in cui inserire questo terriccio, mescolato poi con la terra argillosa del mio giardino. Però perlite e compost migliorano sicuramente la prima pezzatura di terreno dove la pianta comincerà a fare le sue radici. Poi entreranno nel terreno argilloso, però la parte centrale della pianta si trova appunto in questa buca scavata con un terreno abbastanza soffice, proprio per farla partire bene. Essendo una pianta rustica poi si adatterà comunque alla composizione del mio terreno e questo farà sì che la pianta si svilupperà al meglio. Però una pianta rustica, qualunque terreno può andare bene. Per la temperatura ne abbiamo già detto, una pianta che sopporta il caldo estivo e sopporta anche il freddo invernale. Questa è una pianta rustica che sopporta benissimo la siccità, non una siccità estrema, soprattutto nel primo anno di coltivazione. Io adesso andrò a mettere questo gelsomino, questo falso gelsomino all'interno della buca che andrò a scavare e per quest'anno dovrò cercare di seguire un pochettino le irrigazioni, perché è una pianta che sopporta il secco, assolutamente vuole che il suo terriccio si asciughi tra una bagnatura e l'altra, che rimanga magari anche qualche giorno asciutto. Però naturalmente essendo sistemata in giardino il primo anno di coltivazione possiamo vedere un attimino come bagnarla, dobbiamo prestare un pochettino attenzione. Se c'è un periodo di estrema siccità sicuramente nel primo anno questa pianta va bagnata, successivamente nel secondo anno questa pianta le sue radici le avrà fatte entrare per bene all'interno della terra cercandosi la sua fonte di umidità e di acqua per potersi mantenere idratata e a quel punto diventerà molto più rustica, molto più resistente e se ci dimentichiamo di bagnarla o attraversa un periodo un po' siccitoso sicuramente non ci darà dei problemi di crescita e di fioritura, quindi la pianta avrà trovato la sua sistemazione e crescerà rigogliosa. Bene, adesso andiamo a sistemare il falso gelsomino all'interno della buca che andrò a scavare, inserendo anche il compost e la perlite e vediamo insieme come fare questo lavoro. Prima di fare il lavoro di impianto del falso gelsomino qui in giardino, volevo un attimo parlarvi appunto di questa idea perché avevo avuto un cambiamento di idea, nel senso ero partito con staccionata di bambù e far arrampicare il falso gelsomino, poi ho pensato invece di farci arrampicare la pianta dei tenerumi, per poter raccogliere poi queste zucchine molto lunghe, però la pianta dei tenerumi è una pianta molto disordinata nella crescita e crea un'ombra fitta. Io ricordo che qui sotto ho sistemato anche 2 rose e quindi 2 rose che già sono abbastanza appatite. Penso che le sposterò in un'altra zona perché qui ho avuto anche l'idea di collegare dei fili al bambù o delle canne molto lunghe di bambù al gazebo in modo da permettere a questa pianta di potersi arrampicare e poi creare una specie di tettoietta in modo che qua sotto
quando in estate si mangia magari con gli amici sotto il gazebo, sotto l'ombra del glicine, qui rimane un'altra zona ancora un po' in ombra dove poter sistemare un asciugamano, un qualcosa per terra e dove chi vuole magari può rilassarsi a leggere un libro, ascoltare un po' di musica o magari dopo una bella mangiata poter digerire con calma il tutto. Vediamo, questa è un'idea, comunque per adesso lui, il falso gelsomino, si arrampicherà in questa staccionata di bambù e andiamo a metterlo nella sua dimora. Ok, scaviamo la buca del falso gelsomino, in questo modo la pianta avrà una nuova casa qui in giardino e mi regalerà, spero, una marea di fiori profumati. Preparata la buca per il falso gelsomino, io ho creato un buco di circa 40-50 cm di profondità, largo più o meno il doppio della dimensione del vaso, della pianta. In questo modo posso distendere leggermente le sue radici anche e fargli trovare poi un posto buono dove poter crescere. Io adesso devo togliere la pianta dal vaso, devo farlo con delicatezza perché questa pianta, essendo sì una pianta rustica, però non ama molto essere tanto disturbata per quello che riguarda il suo apparato radicale. Qui possiamo vedere che ci sono delle radici che fuoriescono, queste possono essere eliminate. L'eliminazione di qualche radice dà l'opportunità alla pianta di essere stimolata ad emetterne di nuove, soprattutto perché se andiamo a vedere il suo apparato radicale nel vaso, vedete che ha preso questo senso, nel senso le radici hanno cominciato a girare su se stesse per colonizzare tutto il vaso. Quindi io che cosa andrò a fare? Andrò a tagliare qualche radice che è un po' in eccesso, come questa che fuoriusciva dal vaso, e andrò a districare un pochettino il suo apparato radicale, senza dover necessariamente aprirlo completamente, ma creando un po' di apertura in modo che la pianta venga stimolata ad emettere delle radici nuove, e per fargli capire a questa pianta che può smetterla di girare su se stessa col suo apparato radicale ed è libera di entrare nel terreno, liberando appunto tutte le sue radici. Sempre in maniera abbastanza delicata, se si rompe qualche radice non è importante, è una pianta comunque abbastanza robusta. Vedete che qui ci sono anche delle radici che sulla parte superficiale del vaso hanno cominciato a girare anche su se stesse. Questo non va bene per la pianta, liberiamo un pochettino. Io cerco di maneggiare un po' il tutto senza aprire completamente l'apparato radicale, soltanto creando quel leggero disturbo che possa essere di stimolo alla pianta per emettere nuove radici. In questo modo la pianta si trova pronta per poter radicare poi per bene nel terreno. Adesso comincerò a inserire il mio compost nel terreno fino a quando mi accorgerò, mescolato al terreno argilloso, fin quando mi accorgerò che la pianta è in una situazione adatta, ovvero il livello della terra deve essere sempre poi al livello che la pianta aveva nel vaso, non troppo giù e neanche troppo in su, deve essere esattamente con lo stesso livello di coltivazione nel vaso. Dopo aver inserito il terreno argilloso mescolato al compost all'interno della buca, io ho sistemato già la pianta dandogli già l'inclinazione perché deve arrampicarsi verso la rete che si trova un po' più in là. Non facciamo la buca sistemando poi la pianta così, perché poi dovremo piegarla. Come anche per le rose rampicanti si fa sempre un po' un'inclinazione verso la parete che devono ricoprire. Io adesso prenderò il resto del compost, lo mescolo alla terra che ho tirato fuori dalla buca, in modo da sistemare poi per bene la pianta nella sua nuova dimora. Bene, il falso gelsomino è stato messo nella sua dimora. Vedete che qui il terreno, il colletto della pianta si trova esattamente con lo stesso livello del terreno che aveva nel vaso. Adesso dovrò fare una bella bagnatura e arriva il momento più bello dell'impianto, ovvero quello che liberiamo il gelsomino,
dai suoi nastri che tengono uniti i rami, in modo che può allargarsi sulla superficie che deve ricoprire, dandogli una forma. Voglio dargli una forma un po' a ventaglio, in modo che possa partire e colonizzare tutta la superficie e successivamente scavalcarla, magari per proseguire poi con dei fili o con delle altre canne di bambù verso il gazebo. Durante la costruzione della parete di bambù ho già lasciato dei gancetti di ferro per poter poi legare i rametti del falso gelsomino. Potete vedere anche qui c'è già qualcosa di predisposto. In più mi aiuto con questi fili, con un'anima metallica, per poter disporre a ventaglio i rami del gelsomino. Poi aggiungerò altri fili perché la pianta poi crescerà abbastanza velocemente. Dovrò scegliere quelli più lunghi proprio per dargli il modo di crescere un po' a ventaglio. Ecco qua, sono partito senza guanti, poi alla fine ho messo i guanti perché maneggiando comunque la pianta possono rompersi delle foglie ed esce fuori questo liquido un po' irritante, quindi meglio proteggersi. La disposizione è stata fatta a ventaglio, in modo che possa arrampicarsi, cominciare ad arrampicarsi per bene su questa superficie. Ho usato delle legature con un filo, con un'anima metallica, legature abbastanza morbide, in modo da permettere anche a questa pianta di oscillare un pochettino col vento, in modo da non rischiare di spezzare magari ulteriormente qualche altro rametto. Purtroppo uno di questi rami si è rotto quando l'ho districata da tutti questi nastrini che la tenevano insieme. Si è proprio sfilacciato un ramo, spero che qui possa cicatrizzare, anche se la ferita è abbastanza profonda. Al limite taglierò qui per permettere lo sviluppo di nuovi rametti. E qui quale grande occasione ho per poter effettuare una talea. Non so se il periodo è adatto, ma ci proverò. Praticamente qui potrò farmi almeno 3 o 4 piante di falso gelsomino. Andrò adesso faccio asciugare un pochettino il taglio e poi lo inserirò in un vasetto per provare magari la talea, fatta in un periodo che non so se sia quello giusto, ma siccome il gazebo tropicale è ricoperto da questo nylon che crea all'interno una temperatura abbastanza buona, diciamo sia durante il giorno ma anche durante la notte, perché non scende allo zero ma arriva sempre a 6 gradi, 5 gradi, proviamo a fare 3 talee o 4 di questo falso gelsomino, in modo da poter aggiungere qualche altra pianta qui nel mio giardino. Quindi questo incidente di percorso potrebbe rivelarsi una piccola fortuna. Non preoccupiamoci quando su piante rustiche come queste accadono queste cose, che si rompe un ramo, magari il ramo principale che noi volevamo si rompe e sono rimasti quelli laterali. Se è una pianta abbastanza rustica sicuramente recupererà la sua crescita. Però comunque quando noi dobbiamo districare le piante rampicanti che compriamo da un vivaio bisogna fare sempre molta attenzione e non essere molto grezzi come lo sono io a volte nei movimenti con le mani, perché a volte mi rendo conto di non essere tanto delicato. Comunque una pianta rustica si riprende in fretta. Adesso andrò a bagnare il pane di terra e poi oggi pomeriggio andrò a crearmi le mie talè di falso gelsomino. Io penso di aver detto tutto su questa pianta. E niente, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino con qualche altro argomento. Vedo qua in giro già la presenza di numerose api e numerosi insetti. Oggi la giornata non è tanto calda, però c'è un sole tiepido molto, molto interessante e che fa veramente capire che pian piano ci stiamo avvicinando alla tanto sospirata primavera. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao.